Chi era Aleister Crowley e a cosa si deve la sua fama? Tutto questo e tanto altro dopo la sigla. L'angolo delle arti live di Rosalia Rossella Matanza. Tra mitologia, leggenda, arte, cultura generale e molto altro ancora. Perché c'è ritmo in ogni arte. E non importa che tu sia un pittore, un musicista, un regista o altro. Il ritmo c'è e la gente ne sente il richiamo. Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono Rosalia Rossella Matanza e oggi sono qui perché voglio parlare del famigerato Aleister Crowley, uomo molto interessante, ma secondo il mio punto di vista anche un tantino inquietante, che ovviamente ha avuto un ruolo di estrema importanza all'interno del mio libro Il Principe Mago e la linea sacra di San Michele Arcangelo. Inizio subito con il dirvi che Aleister Crowley nacque in una famiglia in cui facevano dei raggruppamenti religiosi e dunque crebbe in un luogo, in un contesto in cui si facevano molti insegnamenti religiosi e in particolar modo il padre predicava costantemente la sua dottrina, poi anche era autore di diversi testi e inoltre studiava le sacre scritture, costringendo Aleister Crowley a praticare, a partecipare anzi a tale iniziative. Successivamente, dopo la morte del padre a causa di un cancro alla lingua, Aleister Crowley decise di allontanarsi da questi insegnamenti religiosi, poiché appunto egli praticava soltanto perché era costretto dal padre. I tentativi della madre di farlo tornare sui suoi passi in realtà non fecero altro che aumentare il suo scetticismo, tant'è che i due iniziarono a litigare sempre di più, fin quanto la madre addirittura lo iniziò a chiamare la bestia. Termine che successivamente Aleister Crowley farà suo, tant'è che si definirà la bestia 666. Aleister Crowley infatti negli anni a seguire si rese conto che tutte quelle cose che la madre definiva peccaminose in realtà ad egli lo attraevano molto e addirittura un giorno, solo per constatare se i gatti avessero o meno più vite, decise di ucciderne uno, annotando tutto quanto poi in un taccuino. Tornando ad Aleister Crowley, si iscrisse all'università per studiare letteratura inglese e in questo periodo anche si interessò all'occultismo e al misticismo e inoltre si interessò a leggere libri di magia e di paranormale. Sempre negli stessi anni si iscrisse al club del college degli scacchi, di cui pare che egli abbia avuto anche molto successo. E sempre negli stessi anni si ammalò, portando a riflettere sull'esistenza umana. Furono sempre questi gli anni in cui Aleister Crowley ebbe anche la prima esperienza omosessuale e poi all'età di 23 anni si iscrisse anche all'ordine ernetico dell'Alba Dorata, che lo portò a fare un viaggio in Egitto. Durante tale viaggio in Egitto, assieme alla moglie, Aleister Crowley divenne protagonista di un fatto mistico. Egli infatti pare che all'improvviso abbia iniziato a pensare che la moglie inconsapevolmente fosse a contatto con un'entità sovrumana. E così Aleister Crowley decise di mettere in atto un gioco, o meglio ancora un esperimento, e quindi trascrisse tutto quello che la moglie gli dettava in uno stato di trance. Tutto ciò lo portarono a invocare un dio egiziano, per l'esattezza il dio Horus, e tale dio Horus gli avrebbe innanzitutto annunciato una nuova era e poi gli avrebbe anche affidato il compito di profeta.
Nei giorni a seguire addirittura lo stesso Aleister Crowley in persona udì una voce ed egli a questo punto decise di trascrivere tutto quello che la voce appunto gli dettava, portando così a compimento alla famigerata religione di Telema. Successivamente Aleister Crowley ebbe 2 figlie, la prima purtroppo gli morì e poi anche divorziò dalla moglie e negli anni a seguire iniziò a fare anche tantissimi viaggi, Cina, Stati Uniti, eccetera eccetera, sino ad approdare in Italia e in particolar modo a Cefalù. A Cefalù Aleister Crowley affittò una villa che divenne così la leggendaria e famigerata abbazia di Telema. In questa villa infatti tutte le pareti e le porte rappresentavano dei dipinti che aveva fatto egli stesso, dipinti di nudo, e quando gli fu chiesto come mai ritraevano appunto delle scene di nudo, egli rispose affinché i visitatori si abituassero a tale scene. Successivamente però Aleister Crowley venne espulso dall'Italia da Benito Mussolini con l'accusa di essere un antifascista, ma in realtà dietro questa espulsione si narra che ci sia un fatto più inquietante, una morte sospetta proprio avvenuta nel suo tempio. Tornando ad Aleister Crowley, durante l'espulsione appunto dall'Italia, continuò i suoi viaggi sino a fare ritorno in Inghilterra, luogo in cui morì all'età di 72 anni per una degenerazione del miocardio e bronchite, e il 5 dicembre del 1947 il suo corpo venne cremato. Riguardo Aleister Crowley che vi sono tantissime questioni, tantissimi fattori inquietanti, come per esempio il suo ultimo medico, un certo Thomas, pare che morì il giorno seguente di Aleister Crowley, e ciò fece ipotizzare che egli avesse lanciato una maledizione al medico e quindi gli diede la fama dell'uomo più cattivo mai esistito al mondo. Inoltre tutti gli adepti, per fare parte della sua religione di Telema, quindi della sua comunità, dovevano versare una cospicua somma e gli uomini dovevano essere tutti calvi, invece le donne bionde oppure rosse, e se non lo fossero state per natura allora bisognava tingere i capelli. Aleister Crowley, come vi ho accennato già poco fa, si narra che fu espulso appunto da Benito Mussolini per essere un antifascista, ma in realtà i motivi furono ben altri, ed infatti nella sua villa, nella sua abbazia di Telema, oltre a praticarsi l'amore libero e a fare uso di sostanze stupefacenti, si facevano anche diversi riti, alcuni anche richiedevano dei sacrifici di animali. E a causa proprio di uno di questi riti vi fu una morte sospetta, quella di Raoul Loveday, un universitario di 23 anni che appunto portò il popolo ad allarmarsi, e non soltanto il popolo ma anche il vescovo di Cefalù, e quindi si narra appunto che l'espulsione da parte di Benito Mussolini fosse dipesa proprio da questo fattaccio. Durante infatti il soggiorno di Aleister Crowley in Sicilia pare che egli sia divenuto l'esponente principale del satanismo e che abbia dato molto peso e molto influenza sulla diffusione della magia nera, non soltanto in Sicilia, ma in particolar modo, essendo che soggiornava in Sicilia, ebbe molta influenza appunto in questa terra, ed infatti si ipotizza che anche il principe Raniero Alliata abbia subito l'influenza di Aleister Crowley. E dal momento appunto che egli fosse stato un modello di riferimento, all'interno del mio libro appunto non poteva mancare la sua figura, e io ho deciso addirittura di ricalcare una dose maggiore di cattiveria in Aleister Crowley, tant'è che egli impersonifica all'interno del mio libro la figura dell'anticristo, ma del Cristo e dell'anticristo ve ne parlerò in un altro video. Quindi, tornando ad Aleister Crowley, dal momento che egli stesso si definì la bestia, penso che attribuirgli il ruolo dell'anticristo non sia stato proprio così fantasy. Prima di concludere questo video vi vorrei anche mostrare i miei iscritti su YouTube e quindi ringraziare i 1000 iscritti che appunto mi sostengono,
e mostrarvi appunto alcuni di essi che si trovano nei commenti. Amici, io sono... Per esempio prenderò il video di Agatha . Ecco, appunto, vi vorrei mostrare tutti coloro che mi sostengono costantemente e mi aiutano appunto a crescere anche il mio canale YouTube. Direi i loro nomi è un po' impossibile perché sono tantissimi, però appunto potete notarli tutti. Ci sono coloro che sono dei grandi YouTube e coloro che invece mi sostengono senza pubblicare video. Ma io ringrazio tutti quanti. Oltretutto alcuni di essi non sono neanche italiani, e infatti è proprio per questo motivo che scrivo spesso nella descrizione oppure i sottotitoli in inglese. Perché ci siamo, commentiamo anche a lui. Ovviamente Aleister Crowley era molto altro, però per rispondere alla domanda iniziale su chi fosse stato, diciamo che Aleister Crowley era un poeta, scrittore, astrologo, esoterista e alpinista britannico. E niente, quindi ringrazio tutti, per oggi voglio concludere così questo video, spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre grazie per l'attenzione e alla prossima.